Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, pronostici di questa 15ª giornata dove dobbiamo assolutamente rialzare questa media di partite azzeccate perché non sta andando tanto bene, ovviamente nelle giornate precedenti non è andato tutto bene, siamo più o meno al 50% di risultati azzeccati, quindi cerchiamo di rialzare questa media, facciamo i pronostici di questa 15ª giornata. Per chi è nuovo e passa sotto questo video, iscrivetevi al canale nel caso vi piaccia il contenuto, attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati, ovviamente, ogni qualvolta carico un nuovo video, e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate? Se i risultati che ho messo io possano sembrare troppo sballati o fuori dal comune. E partiamo con questa 15ª giornata di Serie A. Juventus-Napoli, vediamo di non buttar via i pronostici alla prima partita perché non sarebbe il caso. Ovviamente per chi è nuovo 1x o 2 i segni da poter mettere, 2 doppie disponibili sulle 10 partite da disputare e la prima doppia ce la giochiamo con Juventus-Napoli x2. X2 perché la Juve difficilmente si scopre o si scoprirà come l'anno scorso avendo preso 5 palloni, e quindi partita dell'anno scorso che sicuramente verrà considerata era a Napoli e non era a Torino, siamo d'accordo, ma la Juve non si snatura assolutamente e non lo farà stasera, quindi è un Napoli che deve vincere perché servono i 3 punti, ci copriamo con la doppia x2. E la Sverona-Lazio. Allora, la Lazio è altalenante di prestazioni e di risultati, anche se c'è il girone di Champions già ovviamente delineato, Lazio qualificata, ma partita difficile quella a Verona perché è il Verona che ha bisogno di punti e io punto sul Verona, punto, sul Verona, non con la vittoria totale finale, ma ci copriamo con la doppia 1x perché credo che i gialloblu debbano dare tutto, ecco, in questa partita per poter continuare a fare e a raccimolare qualche punto poi fondamentale per il campionato e per non ritrovarsi come l'anno scorso a ridosso della Serie B. Atalanta-Milan 1 fisso per il semplice fatto che credo che Gasperini voglia cancellare con una grandissima prestazione e una vittoria possibilmente la prestazione fatta contro il Torino che ha vinto 3-0 giocando una grandissima partita, Atalanta che sbaglia la partita, la prestazione e ovviamente ci perde i 3 punti contro il Torino, quindi credo che di riflesso voglia riscattarsi assolutamente. È partita difficile da tripla, ma punto sull'Atalanta. Atalanta-Milan 1. Inter-Udinese 1 perché è un Inter più matura, Inzaghi più maturo nell'impostare le partite e non credo che vada a vanificare ovviamente i 3 punti presi al Maradona contro il Napoli in casa contro l'Udinese, quindi per me è 1 fisso tutta la vita questa partita. Frosinone-Torino, un Frosinone che gioca sempre allo stesso modo, paura di nessuno, rispetto per l'avversario sicuramente, però gioca palla a terra, si apre, si scopre, ti dà campo quando perde il pallone. Vedo una partita completamente aperta, quindi mi gioco qui una X tendente al 2, però questa X però rimane una X perché il Torino ha fatto una grandissima prestazione contro l'Atalanta e a livello mentale è una cosa che secondo me conta e conterà nella partita di domenica a ora di pranzo. Monza-Genoa 1 perché il Monza secondo me non meritava nemmeno di perdere la partita contro la Juve a Torino e Palladino lo sa benissimo. E un'altra partita in casa contro il Genoa, credo che il Monza sia favorito e quindi metto 1 fisso a Monza-Genoa. Salernitana-Bologna, la partita più difficile secondo me da pronosticare. Ci sarebbe il 2, ci può essere assolutamente il 2. La squadra di Thiago Motta sta giocando molto bene ed è la rivelazione di questo inizio campionato. Alla Salernitana però servono punti e certamente non puoi pretendere di fare punti contro il Napoli, l'Inter, la Lazio, la stessa Roma, l'Atalanta, che sono partite sulla carta più difficili.
Non è che il Bologna è questa squadra abbordabilissima, assolutamente la classifica parla da sola, però io do fiducia alla Salernitana e metto uno anche qui, uno anche a Roma-Fiorentina, perché Mourinho comincia a vedere la zona Champions, siamo a pari punti con il Napoli, la Fiorentina ha speso tantissimo nella partita di Coppa Italia arrivando ai calci di rigore contro il Parma sotto di 2 gol, recupera la partita e vanno ai calci di rigore. A livello fisico conterà qualcosa la prestazione e le energie spese e Mourinho dal canto suo queste partite le carica a pallettoni e sarà difficile secondo me vincere all'Olimpico, quindi Roma-Fiorentina 1. Empoli-Lecce un altro 1 perché ho fiducia ad Andreazzoli, da quando è arrivato l'Empoli ha trovato una quadratura di gioco pur ovviamente non ottenendo una continuità di risultati, ma perché non sei a livello tecnico, la rosa non è che poi ha questo appunto a questo 11 o meglio a questa rosa che può giocarsela con tutti, quindi diventa difficile, ma contro il Lecce secondo me si può fare, quindi Empoli-Lecce 1. Cagliari-Sassuolo credo che sia l'unico 2 che vado a mettere in questa giornata, a parte l'X2, sì, a parte l'X2 di Juventus-Napoli, metto 2 perché il Sassuolo, al di là di risultati positivi o negativi che possano essere, ti corre per 90 minuti, non riesci a stare mai tranquillo anche quando sei 2 gol sopra, così come il Cagliari. Anche il Cagliari è una squadra del genere perché sotto di 3 gol Ranieri può cacciare sempre il coniglio dal cilindro e va a finire che pareggi la partita in una decina di minuti di disattenzione. Possono comunque farti male, ma vedo il Sassuolo comunque favorito. È in base al periodo del campionato, è in base a questo periodo che sembra aver ritrovato convinzione e anche gioco la squadra di Dionisi. Quindi Cagliari-Sassuolo 2. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Colgo l'occasione per chi è arrivato alla fine di questo video. Stasera saremo live nel post partita con ospiti, il post partita di Juventus-Napoli 22.55 alle 23, comunque intorno alle 11 partiremo con il post partita e con i nostri ospiti. Per chi ci vuole essere, ci vediamo stasera, fatemi sapere la vostra nei commenti e sempre Forza Napoli. Ciao!